Salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo secondo video che riguarda la manutenzione della cassetta VC. Nel precedente video vi ho fatto vedere come sostituire il galleggiante e il rubinetto. Nel video di oggi vedremo la sostituzione del sifone o batteria Cadis. Ma tutto questo dopo la sigla. Buona visione! Allora ragazzi, per smontare il vecchio sifone la prima cosa da fare è chiudere l'acqua in cassetta dal rubinetto. Una volta chiusa scarichiamo l'acqua e aspettiamo che sia completamente vuota. Poi con una chiave da 16 andiamo a svitare il bulloncino che stringe il tubo del pulsante. E lo tiriamo fuori. A questo punto, con una chiave a pappagallo, svitiamo il primo dato, questo in basso, verso sinistra. Così. Ok. E adesso questo grande, che è colui che ferma il sifone. Con una mano teniamo il sifone e una mano allentiamo. Ecco qui, e il sifone è libero di uscire. Dunque, ora che l'abbiamo smontato, andiamo a vedere quali sono i problemi che può dare un sifone, prima di pensare di smontarlo e sostituirlo completamente, perché va detto che un sifone va sostituito quando è veramente rovinato e vecchio. Il problema più comunemente riscontrato è il cosiddetto funghetto, questa guarnizione che sta qui sopra. Con il tempo la gomma si indurisce e tende a spaccarsi, quindi quando va giù non ha più la tenuta e continua a entrare acqua nel water. Per sostituirlo basta tirare su un pochino la stina e si sfila così, altrimenti ci sono dei modelli a vite e si mette quello nuovo. Ovviamente in cassetta l'operazione è molto più difficile da fare, però con un po' di pazienza ci si riesce. Una volta sostituita, l'acqua non correrà più nel water. O altrimenti, un altro motivo per cui l'acqua continua ad entrare nel water è l'errata regolazione del galleggiante. Se il galleggiante sale troppo in alto, l'acqua, invece di fermarsi qui, che è il livello ottimale, sale troppo, gira e torna sempre in cassetta. Questa è una sicurezza per non allagare il bagno. Qui gira e torna giù. Per risolvere questo problema basterà prendere la stina del galleggiante e abbassarla un po', così. Ecco. Così fermerà la sua corsa prima. Terzo ed ultimo problema, quando noi scarichiamo, l'aria soffiata dal pulsante entra qui dentro. Fa alzare il cilindretto e scarica l'acqua. Però a volte può succedere che si rompe o si sfila questa piccola coppiglia. Quindi, azionando il pulsante, non salirà più tutto il meccanismo, compreso la guarnizione che tiene l'acqua, ma salirà solamente il pistoncino, che è qui all'interno, e non avremo la possibilità di scaricare. A quel punto bisognerà o comprare una nuova coppiglia o magari arrangiarsi anche con un pezzo di fil di ferro. Ora rimontiamo la coppiglia e passiamo al montaggio del sifone. Bene, controlliamo che la guarnizione conica sia a posto. Questo è il verso con cui va messa e infiliamo il sifone nella cassetta. Ok, una volta inserito tiriamo su la rondella questa piatta e il dato questo grande. Una volta stretto qui abbiamo 3 guarnizioni, 2 o-ring tonde e una piatta. Questa piatta va sempre in basso a contatto con quest'altro dato qui.
quindi cercheremo di mandarle dentro, magari ci mettiamo un po' di grasso se vedete che non entra. Una volta che abbiamo inserito facciamo 2 o 3 giri, ecco così, e a questo punto stringiamo il dado sopra con il pappagallo, così con una mano teniamo il sifone. Ok, una volta stretto sopra possiamo stringere anche sotto, sempre da questo verso qui. A posto. Reinseriamo il tubicino del pulsante qui dentro, controllando che ci sia la sua guarnizione, e lo stringiamo sempre con una chiave 16. Ok, azioniamo il pulsante e vediamo se funziona tutto. A posto. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video, dove faremo la sostituzione completa del pulsante. Ciao e buon lavoro a tutti!